Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, oggi siamo sul consueto palinsesto di Medium, quello dedicato alle interviste. Abbiamo di nuovo ospite, questa volta non una nuova conoscenza, ma una piacevole conoscenza già avuta nel recente passato, ovvero la dottoressa Maria Pusceddu. Buongiorno dottoressa, come Buongiorno sta? a voi, sono qua che vi aspetto. Allora, dottoressa, come anticipavo, noi avevamo già avuto una piacevolissima conversazione qualche tempo fa, però per chi eventualmente se la fosse persa, poi magari metteremo anche il link dell'altro intervento che avevamo fatto insieme, le chiederei magari di fare una brevissima presentazione per i nostri ascoltatori, per chi ancora non la dovesse conoscere, raccontando un po' brevemente chi hanno davanti, mettiamola così. D'accordo, volentieri. Allora, io sono biologa e psicologa. Ho unito due passioni, quindi una passione per un aspetto più prettamente scientifico, un altro più prettamente umanistico, che debbono essere fusi insieme, secondo me, per un qualsiasi equilibrio degno di questo nome. Quindi me ne sono occupata e poi li ho fusi insieme, lavorando soprattutto sulla psicosomatica, cioè le relazioni fra gli aspetti corporei, quindi patologie, disagi, eccetera, e gli aspetti psicologici altrettanto importanti e, diciamo, convergenti fra loro in una maniera che chi non conosce questo argomento troverebbe assolutamente inaspettata. Io ho già fatto l'altra conferenza in cui ho spiegato bene questi aspetti della psicosomatica, eccetera. E questa volta vorrei riprendere questo discorso, ma da un'altra angolazione, cioè l'angolazione della comunicazione. Ecco, questo è il discorso. La comunicazione, noi siamo abituati a considerarla comunicazione fra persone. In realtà la comunicazione è antica quanto l'esistenza della natura e della materia, perché se le particelle che desiderano essere insieme per creare una struttura più complessa dovuta al loro incontro non comunicassero, non potrebbero stare insieme. Ora io non voglio partire dalla fisica delle particelle e via discorrendo, faccio un bel saltino, diciamo, veloce per arrivare al mondo dei viventi, ma il concetto è assolutamente il medesimo. Lo scambio genera coesione e lo scambio deve essere chiaro. Questo è un dato, è proprio un archetipo che nasce fin dalla fisica delle particelle in avanti, costruendo strutture via via più complesse. A un certo momento la materia ha acquisito delle caratteristiche particolari che noi definiamo vivente. Ecco, e da quel momento siamo entrati nell'aspetto della biologia, ma non esiste soluzione di continuità con quello che ci ha preceduto. La biologia è figlia della chimica, la chimica è figlia della fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei principi fondamentali che noi ritroviamo ad ogni livello di complessità. Ecco, l'aspetto della relazione che si ottiene tramite comunicazione è uno di questi aspetti fondanti. Ogni struttura che possa definirsi sovraordinata, cioè più complessa, rispetto ai suoi componenti stessi. Spero a questo punto di essere riuscita a chiarire abbastanza. Allora, Assolutamente sì. ecco, se c'è qualche dubbio, dico qualche cosa di troppo oscuro, mi fermi che io chiarisco volentieri. Ecco. Ora, se noi partiamo a confrontare il segnale biologico e il segnale psicologico, noi vediamo subito che il segnale biologico è basato sull'assoluta assenza di ambiguità. Un segnale biologico, cioè un discorso fra cellule, diciamo così, deve essere assolutamente privo di ambiguità e di errori, perché le molecole hanno una forma e questa forma consente loro di interagire fra loro incastrandosi, più o meno come la chiave con la serratura, ecco, tanto per dire. E è finissima la complementarietà, quindi deve essere molto 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 precisa, altrimenti il messaggio può essere o bloccato o distorto e questo genera sul piano biologico patologia, malattia.
la gran parte delle malattie sono delle, diciamo, degli errori compiuti nello scambio di messaggi. I nostri tessuti, quindi le cellule che si sono differenziate, ognuna nel suo modo, cellule nervose, cellule muscolari, cellule epiteliali, eccetera, eccetera, hanno un loro linguaggio e si parlano. Si parlano attraverso le cellule nervose, attraverso i neuromediatori, le cellule del sistema immunitario attraverso le citochine, tutte le altre tipi di cellule in maniera varia attraverso gli ormoni. Sono sempre delle molecole che vengono messe in circolo, gli ormoni per esempio, o scaricate nel punto giusto, nella sinapsi nervose, eccetera, ma delle molecole che danno un'informazione che deve essere inequivocabile. Se viene sbagliata, chiaramente si genera una patologia. Quindi la non ambiguità del messaggio è assolutamente fondamentale. Per esempio, molte sostanze che noi consideriamo i veleni vanno proprio a bloccare dei siti di comunicazione e quindi fanno poi morire le persone. Sostanze velenose fanno questo. Vanno a tappare un sito dove deve arrivare un messaggio o glielo distorcono e questo genera il veleno. Ok, quindi questo proprio per semplicità e così via. Creano il famoso errore da cui poi parte tutto il resto. Esattamente, esattamente. E da un punto di vista psicologico, in teoria sarebbe auspicabile la stessa cosa, cioè che non con il rigore di quello biologico, perché non si tratta più di molecole che si incastrano, però il segnale dovrebbe essere un segnale non ambiguo, un segnale sincero, un segnale onesto, un segnale comprensibile e così via, e non manipolatorio. Questo così in linea generale. E abbiamo parlato di segnali fra cellule, nei segnali fra animali della stessa specie è richiesta la stessa diciamo serietà di comunicazione, nel senso che gli animali inferiori comunicano per via chimica un po' come le cellule, quindi il discorso ritorna lì. Animali un po' più evoluti comunicano con aspetti comportamentali, ma questi aspetti comportamentali sono ritualizzati, sono codificati geneticamente e hanno da parte del ricevente del messaggio una risposta assolutamente univoca. Un esempio fondamentale sono per esempio gli atti di sottomissione. Gli animali quando lottano fra di loro, per esempio i maschi per ottenere le femmine e così via, ci sarà un vincitore e un vinto, ma non ha nessun interesse una specie animale a far morire i suoi membri. Quindi generalmente il vinto non viene ucciso, viene risparmiato con dei segnali particolari di sottomissione che quanto più l'animale ha capacità di nuocere, per esempio un lupo, ecco, tanto più sono forti e vincolanti. Il lupo che perde mostra il collo, la giugulare, al vincitore, il quale ha proprio un'inibizione neurologica a morderlo e lo lascia andare via. E così via. Quindi ogni specie ha dei suoi meccanismi particolari per bloccare l'aggressività del vincitore in maniera che non ci sia spargimento di sangue, l'altro vada via, si sottomette e se ne va. Ecco, quindi anche lì sono inequivocabili. È chiaro che se il lupo non comprendesse il fatto che uno gli mostra la giugulare, la zannerebbe, perché è così che lui prende le prede, ma quello non è una preda, è uno della sua stessa specie e quindi quel segnale glielo fa risparmiare. Quindi anche qui segnali assolutamente inequivocabili. Ora, e qui mi ha fatto venire in mente un esempio molto pratico che forse può aiutare tutti a sì, comprendere meglio, mi dica lei se, sì, se è corretto, sì, quello che succede tante volte con, per esempio, i cani. I cani sono nostri compagni, sono degli animali splendidi, ma sì. tante volte si possono vedere delle reazioni apparentemente incomprensibili da parte della persona, ma in realtà scatenate magari da un nostro movimento, da un nostro gesto, piuttosto che da una persona. Quante volte si dice che il cane riconosce la persona che ha paura, quindi in quel È momento vero. la persona emana degli odori, produce degli ormoni, ha delle espressioni o anche solo la mano posta
con il palmo o da sopra la testa, e questo esatto. diciamo viene poi interpretato e scatena tutte le Sì. reazioni giuste o ingiuste, appunto, di cui parlava lei. Esatto, esatto, proprio così. Per Okay. esempio, un cane io quando non lo conosco e mi si avvicina, io gli mostro la mano, gliela metto sotto il naso. Esatto. E normalmente non succede assolutamente niente. È chiaro, se non posso evitarlo, se un cane che mi abbaia da un cancello non lo faccio, ovviamente, però magari uno viene incontro, il cane ti si avvicina, io gli do subito la mano così, lui la fiuta ed è un segnale di amicizia. Un altro dei segnali che è presente in molti mammiferi è prendere la posizione del cucciolo, cioè mettersi con la pancia in aria, quindi questa posizione totalmente indifesa, che è la posizione del cucciolo che tiene a bada le aggressività, per esempio, non so, del padre, perché la madre normalmente è chiaro che lo protegge, però il padre lui si mette in quella posizione e questo è un altro dei segnali per certi tipi di animali e così via. Ma E fa comunque capire che non l'importante c'è nessuna intenzione di belligeranza. A quel punto ti esattamente, dimostro che vengo in pace, come diremmo noi, quindi mani esatto. alzate, vengo in pace. Esatto, le mani alzate, volevo fare proprio questo esempio. Per esempio, noi facciamo le mani alzate per dire guardate, non mi sparare, io mi arrendo. Ecco, ora, se fossimo degli animali, diciamo, non umani, lo rispetteremmo assolutamente. Invece noi vediamo che negli uomini qualcuno lo rispetta, qualcun altro non gliene importa assolutamente nulla. Ecco, questo per dire che il discorso del nostro cervello più complesso, che rappresenta la possibilità di scegliere varie opzioni, è da un lato un vantaggio, dall'altro è un grave handicap, perché puoi scegliere anche l'opzione peggiore. Ecco, questo per esempio. E questo spiega perché è più facile buttare una bomba che sparare a una persona che hai davanti, perché la persona che hai davanti ti fa l'atto di sottomissione. Là non vedi le persone a cui fai del male, sganci una bomba e tanti saluti, ti sembra di essere in un videogioco, capito? E quindi Certo. questi sono discorsi, diciamo, che ci portano in là, molto importanti, ma insomma, vorrei proseguire un pochino su questo esempio. Allora, per esempio, negli studi che hanno fatto sulla schizofrenia c'è la scuola di Palo Alto, negli Stati Uniti, di Bateson, Václavic, eccetera, che ha ipotizzato l'ipotesi del cosiddetto double bind, cioè il doppio legame, vale a dire la comunicazione ambigua. Dice, appunto, loro dicono che la comunicazione ambigua portata a un bambino, eccetera, eccetera, e iterata nel tempo, ovviamente, può portare a quello che si chiama una mente che si spezza. Schizofrenia vuol dire la mente che si spezza, perché la comunicazione ambigua significa che mi dici una cosa e il suo contrario e io devo capire come fare con questi due messaggi. Per esempio, cose che non sono bellissime da dire, però succedono e quindi tanto vale dirle. Ci possono essere, per esempio, delle madri che inconsciamente hanno dei fenomeni di aggressività nei confronti di un neonato, del bambino, eccetera, eccetera. E siccome sono inconsce, cercano di compensarle attraverso una dolcezza, un'oblatività, eccetera, eccetera, che è anche esagerata, tanto è vero che uno che la vede dal di fuori dice mamma mia quante smancerie. Ecco, una situazione di questo genere, il bambino con l'aspetto più vicino alla cognizione percepisce il comportamento manifesto, ma con l'inconscio percepisce quell'altro, di cui non si rende conto, ma che confligge con il primo. E di conseguenza è come due cavalli che ti tirano da due parti opposte, la mente si spezza. Tanto è vero che normalmente la schizofrenia si resero conto che aveva un esordio generalmente adolescenziale, perché nel momento della ristrutturazione attraverso l'adolescenza e quindi quella tempesta ormonale, eccetera, eccetera, chi ha una predisposizione e una condizione di questo tipo poteva, diciamo, mostrare i segni della schizofrenia, che una volta veniva chiamata demenza precox, cioè la demenza precoce perché compariva in adolescenti. Ecco, questo per farvi capire che cosa significa
una comunicazione ambigua. Qui siamo nel gravemente patologico, però anche per quello che riguarda le cose più normali, la comunicazione ambigua genera, in maniera ovviamente molto più soft, questo genere di conflitto, perché tu percepisci una cosa manifestamente, ma ne percepisci inconsciamente un'altra nel tuo inconscio, e queste due parti scontrano fra di loro e quindi genera questo tipo di cose. Ora, noi ci accorgiamo che oggi c'è un grosso aumento, l'abbiamo denunciato in gruppi di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, eccetera, un grosso aumento di disagio sia giovanile sia non giovanile, di gente che, come si dice, ma è andato fuori di testa, cioè, ma veramente un aumento importante. Ecco, parlavano dei colleghi di un 30%, che non è mica poco, e le dirò una cosa, che ultimamente io ho visto aggravarsi questo aspetto. In molte persone che essendo persone consapevoli dicono mi sento così, non capisco, non mi va, ma sto male. Ecco. Allora, ecco perché in questo momento è particolarmente importante parlare di questo discorso, perché se noi non abbiamo una comunicazione corretta, nasce in noi quella che chiamiamo la dissociazione cognitiva, ecco, e quindi un disagio profondissimo, che può non avere nome perché una parte è cosciente e l'altra no. Ecco, questo è un po' il concetto. Ora, nessuno gliene è fregato niente di quello che psichiatri, psicologi, eccetera hanno detto, ma la situazione è questa e le assicuro che nell'ultimo periodo io l'ho trovata ingravescente. Ecco, anche di persone consapevoli, quindi insomma vuol dire che ci tocca un pochettino tutti. Beh, io parlando anche con diverse persone ho visto un'esperienza molto comune proprio nelle amicizie anche più strette, cioè di persone che si sono trovate oggi con domani a dire ma io quella persona la stimavo, era una persona eccezionale, non la riconosco più, non è più la stessa persona. Sì, e sì. È più facile trovare una persona che possa portare un esempio di questo tipo che non il viceversa, e questo è molto preoccupante. Sì, sì, è questo proprio, le dico, è veramente tangibile, c'è un'escalation di questa situazione, proprio molto seria. E allora, siccome nei nostri tempi uno diciamo degli effetti scatenanti di situazione è stato il virus, io voglio solo parlarne proprio da questo punto di vista. Il virus per se stesso è un evento scatenante ambiguità, perché è l'entità più ambigua che esiste. Se noi pensiamo che non sappiamo se è vivo o se non è vivo, nel senso che un essere vivente deve essere capace di riprodursi, eccetera, attraverso un proprio comunque metabolismo, una propria autonomia riproduttiva, eccetera, eccetera, cosa che il virus non ha, perché il virus può vitalizzarsi, tra virgolette, solo se entra a parassitare una cellula e si appropria del suo apparato metabolico. Quando è fuori, che viene chiamato virione, quando è fuori dalla cellula, è totalmente inerte, cristallizza, quindi è semplicemente un insieme molecolare privo di qualsiasi attività vitale, quindi non sappiamo se è vivo o se non è vivo. Non sappiamo da dove vengano i virus, perché ci sono molte ipotesi. Alcuni dicono sono degli organismi che sono rimasti così privi di metabolismo perché adattandosi alla vita parassitaria sono regrediti in molti loro aspetti. Altri dicono potrebbero essere dei geni scappati fuori e rivestiti da una pellicola, adesso non sto a precisare, scappati fuori da delle cellule che possono esistere, non vivere, fuori dalle cellule, ma ridimostrano un'attività vitale solo se vi rientrano. E queste due cose che vi ho detto, vivente o no, da dove viene, sono ancora io ho definito il virus proprio un essere che è in un incerto limbo fra vita e non vita, nelle cose che ho scritto, perché non puoi dirlo diversamente. Quindi è un mistero e come tutti i misteri genera paura se non lo conosci. Quindi sembra fatto apposta
per generare confusione già lui di per sé. Ha capito? È incredibile questo aspetto simbolico. E È giusto, non a per non caso, farsi marcare niente, non si vede neanche, quindi esatto, a esatto. complicare ulteriormente. Esatto, è assolutamente minuscolo perché noi siamo abituati a considerare i batteri come agenti patogeni, il virus è infinitamente più piccolo, adesso non l'ho preparato ma potevo farvi vedere delle foto al microscopio elettronico della differenza fra un batterio attaccato da virus e i virus che lo attaccano, cioè è come, non so, una mosca su un elefante. Ecco, quindi sfugge, è estremamente sfuggente. Bene, il suo nome l'hanno chiamato virus. Virus vuol dire veleno in latino. E allora perché questo nome è così adatto e gli è stato dato? Perché quando lui penetra in una cellula porta un'informazione falsa rispetto all'informazione di cui la cellula ha bisogno, cioè entra come se fosse qualcosa di utilizzabile, di replicabile, mentre invece non lo è. L'apparato metabolico della cellula viene ingannato e si mette a produrre, invece che le proteine, cioè diciamo l'RNA messaggero e le proteine che servono a lei, quelle virali. Certo. E quando ce ne sono abbastanza, loro uccidono la cellula, escono e vanno. Quando non si integrano nel patrimonio genetico della cellula come fanno i retrovirus e altri, ma questo è un altro discorso. Non a Comunque il caso discorso è lo stesso inganno, è lo stesso meccanismo che poi vediamo presenti anche nei cosiddetti virus informatici, che alla esattamente, fine fanno quello, si sì, inseriscono all'interno della macchina con un inganno, sì, facendosi passare per qualcosa di lecito, per sì, qualcosa di facente parte del sistema operativo, ma poi alla fine vanno a dare dei messaggi e dei comandi al sistema sbagliati, cioè sì, differenti da quello che l'utente vorrebbe, ed è così che poi e si lo mandano infetta in il tilt, computer e certo. smette di funzionare il computer. È esattamente la stessa cosa. Ora, capisce che è qualcosa di per sé inquietante se uno lo conosce e soprattutto più conosci gli aspetti biologici relativi a questo, più lo trovi inquietante. Quindi il termine virus è un veleno che praticamente ti inganna. E allora l'informazione non corretta, anche se noi parliamo a livello psicologico, è la stessa cosa. È un veleno, perché pian pianino si insinua e nel tuo sistema e lo deteriora. Uno di questi, diciamo, problemi più grossi è proprio legato al mistero, quindi inquietudine, quindi paura. Se io ho paura, perdo le capacità cognitive che mi permettono di controllare la mia situazione. E se io ho paura, che cosa vado cercando? Vado cercando certezze. Certo. Se mi vengono fornite false certezze, io comunque mi ci aggrapperò con le unghie e con i denti perché mi toglie l'ansia. E quella cosa lì mi hanno detto che va bene così, è vera, è vera, è vera. Però c'è un problema, che la tua parte inconscia capta anche l'altro aspetto e non lo accetta. E quindi la guerra, diciamo, cognitiva avviene nell'inconscio. Una guerra cognitiva che ti spinge a radicalizzare le tue posizioni, perché non vuoi che ci sia nessun dubbio. Tu quel dubbio cognitivamente non lo percepisci, ma emotivamente sì. Di conseguenza, per sfuggire, tentando inutilmente di sfuggire a questo tipo di conflitto, radicalizzi la tua posizione. Allora non vuoi più sapere niente, allora l'altro che ha una posizione diversa o perlomeno, diciamo, opinabile, diventa il nemico, perché mette a repentaglio quella tua falsa sicurezza, quella che tu credi sia una sicurezza, e tutto questo a livello inconscio. Ecco perché do una risposta a quello che mi stava dicendo lei prima. Persone che si dice, ma non avrei mai immaginato, ma era una persona ragionevole, come fa a dire delle cose che sono non un'opinione, ma contrari anche a un fatto oggettivo? Sì. Perché quando noi andiamo all'esasperazione, non solo ci radicalizziamo sulle nostre opinioni, ma
facciamo affermazioni che sono contro un dato oggettivo, inoppugnabile. Ma questo meccanismo del dubbio nella nostra mente è sempre percepito come qualcosa di pericoloso o solo in queste situazioni dove perché mi ha fatto riflettere molto quello che ha detto adesso, cioè questo dubbio porta comunque a questa ansia, questa agitazione e per sopperire a tutto ciò sopprimo il dubbio con delle certezze. Ma questo Esatto. è qualcosa, diciamo, che appartiene al dubbio di per sé nella mente umana o la mente umana tollera volentieri il dubbio, ma in queste situazioni estreme tende a volerlo soffocare? Diciamo, meno male che lo tollera, perché il fatto di mantenere la capacità di confrontarsi con il dubbio significa la duttilità di pensiero e la maturità di pensiero e l'evoluzione del pensiero. Cioè, se noi pensassimo di dover avere certezze, potremmo spararci subito, perché tanto noi viviamo nell'incertezza costante, perché non abbiamo la possibilità di controllare tutte le variabili che noi abbiamo intorno, coscienti e materiali e inconsce e psichiche. Ma scherziamo? Sarebbe impossibile, tanto è vero che quando ti capitano le persone che dicono ma io cerco di controllare tutto, dico guardi, lei sta perdendo la partita a priori, perché siccome controllare tutto è impossibile, o quelli che dicono io cerco di essere perfetto, ha perso in partenza, perché è impossibile, perché noi viviamo in una situazione con tantissime variabili, quindi con una aleatorietà molto superiore a quella di cui ci rendiamo conto, fra l'altro. E quindi se noi non riuscissimo a tollerare il dubbio, a riuscire ad oscillare e a farci un'opinione, informarci meglio, eccetera, e mantenere la capacità di mutare opinione se ottengo ulteriori informazioni che mi portano a divergere da quello che avevo sostenuto prima. Questa è la maturità, questo è, diciamo, la scommessa che l'evoluzione ha fatto dandoci un cervello duttile. Nel momento in cui noi creiamo delle rigidità, ci allontaniamo, diciamo, dalla scommessa che l'evoluzione ha fatto sulla nostra umanità. E regrediamo. Diventiamo stereotipati come gli animali inferiori. Certo. Capisce? Ecco, questo è molto presente e io questo purtroppo oggi lo vedo molto. Lo vedo molto. Perché? Perché mantenere un confronto con le varie opinioni e quindi tollerare il dubbio è faticoso. Le persone pensano di avere la cosa meno faticosa scegliendo l'altra opzione, ma l'altra opzione li porta a qualcosa senza una soluzione, perché loro il loro inconscio non lo possono controllare e l'inconscio ti dirà sempre: ma sei sicuro? Ma ti pare? Eccetera. Questo parlo in generale, adesso ho preso questo esempio della situazione attuale perché è attuale, ma il mio discorso è assolutamente generale ed è molto, molto, molto importante da chiarire, perché questo conflitto interiore che si viene a generare dentro la persona poi si trasferisce nelle relazioni con gli altri, ovviamente, perché se tu sei in conflitto con te stesso, finirai per metterti in conflitto con gli altri. C'è una cosa del Corano che io cito spesso perché mi è piaciuta molto. Loro chiamano la piccola guerra quella fra persone e la grande guerra quella dentro ciascuno di noi. E ovviamente è questa che genera l'altra. E spesso viene confusa perché il problema viene sempre visto fuori, mai dentro. Esatto, Il problema è sempre qualcun altro. Proiettato Esatto. all'esterno. È sempre quell'altro che sbaglia, non è mai colpa mia. Ecco, e quindi questo meccanismo è terribile perché non solo fa star male la persona, ma è una mina sociale, capisci? Perché crea queste incomprensioni, queste radicalizzazioni, eccetera, eccetera. Invece che un confronto sincero, tu che informazioni hai? Io ho queste, vediamo un po', confrontiamole, ma queste in generale, ripeto, non solo in questa condizione particolare che stiamo vivendo adesso, proprio in generale. Ecco, quindi la confusione genera insicurezza, l'insicurezza genera paura, la paura genera questo tipo di meccanismi. E quindi, siccome anche l'aggressività viene spesso messa in campo quando hai paura, se c'è un animale messo all'angolo è pericolosissimo, è molto più aggressivo che un animale che ha una via di fuga. Quindi noi generiamo
una conflittualità sociale che diventa enormemente pericolosa e lesiva per tutti, proprio una patologia sociale, capisci? E questo sul versante esterno. Sul versante interno, questa conflittualità continua a indebolire te stesso, continua a creare dubbi al tuo interno e indebolire diciamo, la tua solidità significa indebolire tutte le tue parti, tra cui il sistema immunitario, che è il primo a risentirne, perché il sistema immunitario è praticamente un cervello mobile, quindi è sempre in strettissima connessione con gli aspetti psicologici, eccetera, eccetera, è molto sensibile a questo. E se tu metti il sistema immunitario in difficoltà, ti becchi qualsiasi germe passi, ti ammali molto più facilmente e così via. E quindi diventa una spirale perversa, perché tu crei un danno nelle relazioni e quindi nella, diciamo, tenuta sociale e un danno nel tuo corpo perché diventi più fragile nei confronti dei nemici veri, pensando di combattere dei nemici farlocchi. È chiaro? Questo capisci che è una debacle psicosomatica, una cosa di questo genere. Che si autoalimenta, si autoavvita. Esatto, proprio così. E quindi facendo il parallelo di prima sul campo informatico, diciamo, potremmo definire il nostro sistema immunitario il principale sistema antivirus o firewall installato sulla macchina. Più indeboliamo quello, più è possibile che la nostra macchina venga attaccata, più viene attaccata e più si indebolisce. Questo sistema si indebolisce e si innesca qualcosa che... Ma gli uomini non hanno inventato niente che la natura non avesse già inventato prima, hanno semplicemente preso degli spunti per poterlo fare e poi adesso partono col delirio di poterlo fare impunemente anche sulle persone. Cioè, no, la nostra umanità non è barattabile con qualche cosa di tecnico, perché qualcosa di tecnico è sempre rigido in qualche modo. E noi abbiamo delle soluzioni incredibili nel nostro cervello, nelle nostre possibilità. Noi dobbiamo mantenere flessibilità, non acquisire rigidità. È terribile, è proprio esattamente il contrario di quello che significa evoluzione. L'evoluzione è possibilità, quindi variabilità e capacità di reggere questa situazione di probabilità. D'altra parte noi sappiamo che dalla fisica delle particelle che non abbiamo nessuna certezza ma solo delle probabilità e quindi ritorniamo dal microcosmo al macrocosmo a dire la stessa identica cosa. Viviamo nella aleatorietà, dobbiamo imparare a tollerarla e a avvantaggiarcene per crescere e per portare l'evoluzione più avanti. Tutto quello che crea rigidità, come per esempio psichicamente i complessi, no? Io ho quel tale complesso per cui ogni volta che mi toccano su quella cosa lì reagisco in modo stereotipato in quel modo. Ecco, tutto questo che limita la nostra possibilità di scelta significa limitare la nostra evoluzione. Questo deve essere fondamentale, importante. Ecco perché diretta al nostro benessere, interiore ed esteriore. Questa è la ragione per cui distruggere, mettere a repentaglio la nostra identità significa proprio mettere a repentaglio la nostra evoluzione, la nostra possibilità, renderci praticamente dei fantocci, perché l'identità è la cosa più importante che ognuno può realizzare, perché ognuno è diverso da un altro e più identità che si riconoscono possono incontrarsi, scambiare, arricchirsi e crescere. È chiaro? Certo. Ma questo l'ha capito la biologia molto prima, cioè perché è nata la sessualità? La sessualità è nata perché riprodurre le cellule per scissione, come facevano i batteri, riproduceva sempre lo stesso patrimonio genetico, quindi non, salvo mutazioni, non, diciamo, generava variabilità. La sessualità è nata per generare variabilità e quindi per passare dallo stereotipato al libero. È solo questo, quando è nata la sessualità, che è partita a razzo l'evoluzione. Noi abbiamo avuto praticamente, aspetti, faccio un conto, almeno dunque del 1,5 miliardi, almeno circa 2 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi di un mondo fatto solo di batteri. Quando sono comparse le cellule di tipo più evoluto, che dopo un tot
hanno inventato la sessualità, l'evoluzione è partita a schiodo. Da quando sono comparse queste, l'evoluzione in poco tempo ha generato l'uomo, poco tempo geologico naturalmente parlando, Certo, capito? certo. Ecco, e questo discorso vale lo stesso per noi. O manteniamo questa capacità di duttilità o altrimenti ci estinguiamo. Sì, sì, io una cosa che ho notato, ho fatto questo esempio più volte, ho notato questa differenza come per esempio mettiamola così, negli anni 60, 70, Sì, 80, 90, c'erano delle ideologie molto sì, forti, ma sì, c'era anche un rispetto. Cioè, io ero potevo essere estremamente contrario, quasi ad essere avverso a sì, quello che erano tutte i tuoi pensieri, le tue credenze, ma ero sì, in grado di rispettarli. Non li condividevo, ma ero in grado di rispettarli. sì, Adesso l'impressione è quella che si sia arrivati a un livello addirittura successivo, sì, e io l'ho fatto con degli esempi che mi sono capitati proprio qui su MRTV, che sì, è una web TV che vuole proprio avere l'obiettivo di essere aperta a chiunque, non sì, solo con chi la pensi in una determinata certo, maniera. E per il semplice fatto di trovarmi io ad intervistare o interloquire con delle persone che esprimevano delle idee col quale io personalmente non ero assolutamente d'accordo, o per il quale l'ascoltatore medio non era assolutamente d'accordo, ma siccome io non facevo come in televisione, quindi non interrompevo certo, l'interlocutore, non lo insultavo, non gli urlavo addosso, ma semplicemente lo lasciavo parlare e poi passavo alla domanda successiva, perché io facevo le domande e poi le risposte è bene che le dia l'altra persona, se no sì, si ricade nel teorema di Marzullo: fatti una domanda e datti una risposta, e a quel punto diventa più difficile. E io ho visto nei commenti persone esasperate dicendo: "Ma come? Il conduttore è totalmente d'accordo con quello che dice l'altra persona". Cioè questa semplice tolleranza, cioè già tolleranza, solo sì, il fatto che io mi fossi limitato ad ascoltare quella persona e non saltargli addosso mentre diceva alla qualcosa gola. con cui non ero d'accordo, automaticamente veniva visto come una condivisione di pensiero, cosa che non era. Sì, Ci sono state tante volte dove io ho ascoltato tesi, opinioni che potevano essere quello di più lontano, che di più lontano ci poteva essere dal mio pensiero, ma mi sì, sono limitato ad ascoltarle rispettosamente, cioè, poi magari aggiungendo qualcosa di mio, ma niente di più. E quindi qui è proprio, ho avuto questa impressione che si sia passati allo step successivo, cioè non solo non sì, sono in grado di, tollerare ed pormi quel famoso dubbio, quindi ascolto un'altra persona che la pensa diversamente, in primis la rispetto e in secundis magari vedo anche se ci può essere anche una piccola percentuale che sì, va a variare il mio pensiero. E mi proprio così. sembra proprio lo step 2.0, cioè io non, se hai un'opinione diversa non ti voglio neanche ascoltare, cioè proprio devi essere quasi messo al rogo come nei tempi E più nasce bui. proprio da quello che dicevo io prima, perché non Esatto, vogliono essere intaccati dal minimo dubbio, perché la esatto, paura è tanta. E quindi, esatto. sotto sotto c'è questo meccanismo che ho spiegato prima, perché se no non è comprensibile. Ecco, oltretutto quando si arriva al punto di persone che negano delle evidenze totali o cose che si sono studiate fino a quel momento e affermate come reali, le rovesciano completamente, cioè cose che sono, per esempio, occupandomi anche di biologia, biologicamente inaccettabili. Ma come fai Sì, a dire una roba così quando fino a ieri abbiamo sempre studiato certe cose, abbiamo affermato queste cose? Non sono più vere. Questo no. Se no tu mi spieghi perché non sono più vere. certo, certo, Io assolutamente. voglio parlare con una persona che motivi le cose, non che si trinceri dietro a questo, perché se no non vale la pena parlare, perdi solo del tempo. Ecco. Certo. È Quindi sempre possiamo dire, dottoressa, che una delle soluzioni possibili
per cercare di invertire questa rotta, mi è sembrato di capire che questo livello, diciamo, di intolleranza e di paura di Sì, avere intaccata la propria comfort zone o sì, esatto, apparentemente esatto. tale, Sì, possa essere compensato appunto da una diminuzione graduale e sempre maggiore possibilmente del livello di paura, e questo diciamo può esattamente portare questo. a un riequilibrio nella Certo. tolleranza, nell'ascolto e nel dialogo. Le faccio un esempio che non sembra che non c'entri niente, ma c'entra. Mi è capitato molte volte con persone che si sono molto arrabbiate quando hanno scoperto che non gli è stato detto in famiglia, per esempio, non so, il babbo sta male, c'ha questa cosa, Mh-mh. cioè molto arrabbiate. E le persone che non avevano detto le cose era perché dire non voglio farlo soffrire, non voglio preoccuparlo. In realtà uno che fa così non tiene conto che l'altra persona, per esempio il figlio, diciamo, percepisce comunque l'aria che tira. Di conseguenza non ne sa la ragione, entra in quello stato di angoscia perché gli dicono sì sì il babbo ha fatto gli esami, va tutto bene, sì sì, e invece no, ma lui lo percepisce, non lo sa cognitivamente, quindi entra in quella situazione lì. Io molte persone con cui ho parlato che avevano diciamo subito una cosa del genere, mentre chi gliel'ha fatta subire credeva di far bene, poveretto, hanno detto per carità, meglio sapere le cose, riuscire pianino pianino a digerirle, eccetera, eccetera, che una cosa di questo genere. Perché non me l'avete detto? Ma noi non volevamo farti soffrire. No, no, no. Tutti mi hanno risposto nello stesso modo. Ecco, è un altro discorso, però è lo stesso, tutto sommato. È il discorso della nostra percezione subliminale di qualcosa che non va, mentre verbalmente ci viene detto che invece le cose vanno bene. Ha capito? Ecco, quindi il mio è un Assolutamente. discorso generale che faccio, proprio di come deve muoversi l'informazione. L'informazione deve essere onesta, deve essere chiara. È meglio dire non sappiamo, Coerente. esatto, Esatto. coerente. Dire sappiamo fino a qui, questo non lo sappiamo, il nostro margine di rischio è questo, scegli tu quello che vuoi. Questo è il discorso. E questa comunicazione porta sempre a dei risultati buoni, cioè i migliori possibile se non altro. Ecco, questo voglio dire, perché non Quantomeno genera matura. questa spirale, perché non genera questa Esatto, spirale. esatto. Solo che paradossalmente chi ha interesse a ottenere qualcosa di diverso utilizza invece questo sistema proprio per creare questa situazione. Questo è il discorso. Virus, virus, virus. Io quando studiavo Di fa filosofia al liceo non ho mai potuto soffrire i sofisti perché loro ne avevano fatto un'arte, no? Del riuscire con le parole a far comprendere qualsiasi cosa alle persone, anche lontana dalla verità. Io da allora non li potevo soffrire i sofisti. Ecco. Quindi diciamo, ci sono vecchie ruggini. esatto, esatto, esatto. Mi No, dica lei. allora, siamo in chiusura, quindi Sì, adesso poi le do magari un ultimo spazio per concludere, magari a dare anche qualche consiglio su come poter invertire questa rotta, sì. oltre quello che già, spero sia passato e ha spiegato fino ad ora. Io spero ovviamente che ci potremo ritrovare quanto prima. Ma Abbiamo dovuto avere un volentieri. periodo di stop dovuti a problemi di linea, ma spero che ci ritroveremo quanto E prima. spero di avere anch'io la Proprio mia linea wifi, esatto. perché m'hanno promesso che adesso me la ridaranno, han fatto un errore loro, quindi vabbè, E speriamo. quindi sicuramente spero che e penso che tutti questi discorsi, se ben ascoltati, se ben pensati e se anche ben rielaborati anche al termine dell'ascolto, possano portare immenso beneficio. Le lascerei, diciamo, adesso uno spazio per chiudere, dottoressa, Sì, dando ma magari un proprio consiglio, brevemente, cercando. Diamogli una brevemente pillola, come si suol dire ai nostri ai sì. nostri spettatori.
Sì, quello che volevo dire è che io con questo intervento non ho voluto suscitare polemiche di nessun tipo. Il mio è un discorso rigorosamente legato a quello che so. Quindi anche se la parola ormai è usurata, io non la sopporto più, è scientifico. Ecco, detesto ormai questa parola, ha perso significato, vabbè. Ecco, e quindi ho cercato di portare dei dati e chiunque provi a guardarsi dentro si accorgerà che i meccanismi sono questi. Che cosa posso dire? Che consiglio posso dare? Non avere paura se è possibile e cercare di calmarsi e di capire, di informarsi e di capire, di non precludersi niente e di avere la capacità di tollerare il dubbio, perché il dubbio per noi è ineliminabile. Noi viviamo in una società complessa, viviamo in un organismo complesso e quindi il dubbio esiste sempre e comunque. Dobbiamo imparare a tollerarlo e a farne uno strumento di crescita. Questo è il discorso. E per fare questo bisogna tollerare un po' di fatica e mettere da parte la paura. Metterla da parte perché così non avrai paura più una volta che avrai fatto questo. Non avrai paura più. Ecco, questo è tutto quello che io posso dirvi. E rivederlo anche sotto un aspetto diverso, cioè il dubbio è proprio quello che ci può salvare, perché se Esatto, si va tutti in una proprio questo. direzione e poi anche in buona fede, per carità, ma poi si Ma scopre che la certo, direzione è sbagliata, a quel punto si è spacciati. Se a qualcuno gli viene qualche dubbio e quantomeno si va in due direzioni diverse, se non in tre, in quattro, in cinque, ci sono maggiori possibilità che se anche certo. una delle strade non è quella perfetta, ci siano più probabilità di E non portarla a avere casa, come si suol preclusione dire. nei confronti dell'altro a priori. Io Esatto, ascolto esatto. tutti, io parlo con tutti, a meno che non mi affermino cose inaffermabili, perché sono proprio, diciamo, inaccettabili da un punto di vista scientifico, che e allora dico, beh, se non, insomma, se fai così è inutile che possiamo parlare, o parliamo Per su un terreno chiudere come abbiamo comune. iniziato, a quel punto alziamo le mani. Eh sì, alziamo le mani. Per Esatto, chiudere come abbiamo esatto. iniziato, a quel punto ci Con il arrendiamo rischio che ci e sparino. siamo in posizione di non offesa. Eh, Dottoressa, è stato come la volta precedente, se non ancor di più, un enorme piacere. Spero che ci ritroveremo prestissimo, perché è sempre veramente fantastico parlare con lei, ancor prima poi di tutto quello che ci regala a livello ma di io spero di essere stata contenuti. utile, l'ho fatto per questo, ecco. Assolutamente sì, almeno per una persona sì, poi il resto ce lo diranno magari nei commenti, ma almeno per una persona sì. Quindi Benissimo. grazie alla dottoressa Maria Pusceddu, grazie a tutti quelli che vorranno vedere, commentare, condividere questo video. Noi come sempre vi diamo appuntamento con tutte le nostre rubriche settimanali e giornaliere che potete tranquillamente ricevere e visionare sul nostro canale Telegram e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.